Buongiorno amici del canale e buon Natale! No, è ancora presto. Siamo solo a metà novembre, ma un tutorial del genere non può uscire troppo sotto Natale, perché altrimenti poi non siete in tempo per creare queste meraviglie con le vostre mani. Ci sarà da oggi in poi una serie di tutorial, che ovviamente usciranno sempre il giovedì, destinati alle decorazioni natalizie o comunque a ravvivare l'ambiente natalizio in casa. E quindi diamo il via alle danze. Partiamo con le decorazioni natalizie, ovvero stampi di silicone, dove qua ci sono già dei prototipi che ho fatto prima per capire bene cosa proporvi oggi, per fare diventare delle decorazioni da mettere sul camino, sulle ghirlande, sull'alberello di Natale, segni a posto natalizi per i piatti, insomma un po' quello che volete. Ma vi faccio finalmente un tutorial dove vi insegno a usare la resina redesign, una cosa che chiedete tutti i giorni. Partiamo! Oggi utilizzerò questi due stampi, sono stampi nuovi della nuova collezione, ovviamente non me li sono fatti scappare, appena sono arrivati me ne sono subito presa due per farvi questo bellissimo tutorial. Sono molto particolari perché sono molto lavorati, sì, un po' regale, qua c'è una corona e qua c'è una palla molto rifinita e ce ne sono altri due di qua che hanno una campanella e un pendente. Questi sono particolarmente belli ma sono già lavorati, già rifiniti, mentre quelli che vi ho fatto prima, con uno stampo che ho qui, e ve lo faccio vedere, sono lisci, quindi apriti cielo, qua si può fare quello che si vuole, applicare un decoupage, applicare un transfer, applicare a sua volta altri piccoli fregi sempre creati con la resina per decorazione. Qua veramente la fantasia non ha più limiti. Perché dovreste utilizzare questo tipo di decorazione per fare le vostre decorazioni natalizie? Perché prima di tutto la resina viene venduta così, catalizzante e base. Questa è la scatola, ovvero due flaconi che se chiusi bene si conservano tantissimo tempo, facili da usare, funzionano per forza, non è che dite ah ma se poi non mi catalizza, se non si indurisce, se non mi viene bene cosa faccio? Avete la garanzia di corretto utilizzo guardando questo tutorial e le istruzioni ci sono, quindi non sbagliate. Io vi darò come sempre delle idee, poi ovvio che voi potete personalizzarli in tutti i modi. Ne faremo poi anche una versione trasparente forse, ma vero? Speriamo arrivi in fretta. Quindi apriamo tutti gli stampi che oggi voglio utilizzare e iniziamo a divertirci. E vi faccio vedere quanto è semplice creare la soluzione perfetta per usare la resina. Una cosa che dovete assolutamente acquistare, fondamentale, è questo kit. Vi faciliterà tantissimo la vita. Dentro c'è, come da figura, le ciotoline monouso che però io lavo e riuso. Un piccolo bisturi fantastico perché si è molto precisi. Le palettine è un piccolo ferro che aiuta anche lui a far scoppiare eventuali bollicine. Acquistatelo questo kit insieme alla resina perché è pazzesco. Ora, ho preso due coppettine che sono dentro il kit. Non ce l'avete, ve lo siete dimenticato? Non importa, prendete due tappi che siano esattamente uguali o comunque due dosatori che abbiano la stessa capienza, perché dentro uno metteremo il casting resin B e dentro uno ovviamente il casting resin A. Questo come vedete è la versione bianca, poi vedremo anche la nera. È talmente facile e veloce che ho poco da spiegarvi alla fin fine, non facciamola troppo lunga. Si deve riempire questa ciotolina dello stesso livello, non è che una me la fate piena e l'altra a metà, no, tutte e due piene allo stesso livello, una e due. Si nota la differenza dei componenti perché vedete uno è trasparente e uno è leggermente giallognolo. E poi vanno miscelati insieme in un contenitore. So che sembrerà questione di marketing, ma vi assicuro che non lo è, perché lui è fatto apposta per essere, diciamo, spremuto all'occorrenza e svuotato al 100%. Perché ve lo dico? Perché avete 2 minuti, una volta che li mischiate, che vi possono sembrare pochi, ma sono tantissimi, per riuscire a miscelare bene i componenti e metterli nello stampo. Quindi mi raccomando, non perdete tempo. Ciotolina ce l'abbiamo qua. Uno. Lo faccio colare bene, perché non voglio sprecare nulla. E lo laviamo perché non si butta nulla. 2. Bastoncino di legno che mi aiuta.
Vedrete che inizia subito a intorpidire un pochettino nel bicchierino, è completamente normale, sarà leggermente torbido, né giallo né bianco, ma un po' più torbidino, opaco. Nel momento in cui siete sicuri che avete fatto un buon lavoro, vedete sono passati pochi secondi, quanto? 15 secondi, pensate che voi avete fino a 2 minuti prima che inizi il processo di catalisi vero e proprio, lo prendo e inizio a colare negli stampi. Ovviamente, se siete bravi, fate le misure giuste. Ora vediamo quanto riesco a farne io con una pozione. Devo ovviamente portare il composto dove mi serve. Quindi cosa faccio? Lo sposto in modo che vada dove mi deve andare, soprattutto qui in punta dove io ho il fermo. Vedete, date un invito e poi lui va. Magari non lo fate quando avete i muratori in casa che stanno trivellando i muri, fatelo quando siete tranquilli. Ovviamente se non siete stati troppo bravi e avete dimenticato o tolto, coperto il buco, poi vi faccio vedere come si fa. Guardo contro luce, cerco di capire se sono stata brava a ricoprire tutto. Sì, ne ho avanzato un pochino, non tanto, quindi cosa faccio? Io ho la fortuna di avere un altro stampo e ci riempio la pallina piccola. E guardate perché dovete comprare questo kit, perché io non spreco niente, arrivo qua e spremo bene. Anche qui vado a aiutare la resina ad andare bene dentro l'incavo, perché quello sarà quello da cui poi si appende la pallina. Ora, è talmente facile che è quasi, diciamo, non so, superficiale, ma se guardate qui, guardate da vicino, vedete che sta già diventando bianco. E anche qua, guardate come velocemente ha cambiato colore. Non è più trasparente, guardate la pallina piccolina, forse lo notate ancora meglio, che c'è il fondo scuro. Qui sicuramente guardate come si vede velocemente, è una cosa pazzesca. In 2 secondi già si vede che sta diventando bianco. Ecco, la caratteristica fantastica di questa resina è che diventa rigida in 10 minuti barra un quarto d'ora. Infatti guardate la pallina, è già praticamente bianca. Chiaro che il colore indica il processo attivo. Quando inizia il processo, inizia anche a scaldarsi, quindi se toccate lo stampo sentite che è tiepido. Quindi vuol dire che sta catalizzando, vuol dire che sta funzionando, vuol dire che i bordi sono ancora trasparenti, come potete vedere anche qua, ma all'interno delle nostre decorazioni sono già bianche e quindi sta funzionando alla perfezione. Ma non dovete aver paura, se avete messo la stessa quantità su A e B e l'avete miscelate bene, è matematico, funziona sempre. Una cosa molto bella adesso che faremo è, aspettiamo 5 secondi, ci prendiamo un caffè, aspettiamo che si arrivi ai 10 minuti totali, 15 se fa un po' più freddo e andremo poi a scodellarli insieme. Occhio che usando il phon seccate un po' l'aria, probabilmente usando il phon freddo velocizzate un pelino, ma non è l'aria, non è il forte phon che fa catalizzare prima, è un processo chimico e quindi bisogna aspettare un pochettino. Per questo motivo vi consiglio di comprare 2 formine. Perché? Perché mentre ne avete fatta una che asciuga, fate la seconda e siete più veloci. Quindi io parto con la seconda formina e inizio a fare la pasta nera. Mentre i primi stampi asciugano, non è vero, non asciugano, catalizzano, io faccio la nera, la resina nera, così vi faccio vedere come funziona. Uguale a prima, A e B, e ovviamente è nera. Mi direte, Lisa, hai scoperto l'acqua calda? No, però uno magari si aspetta che diventi nera quando catalizza. È fondamentale, come vi dicevo prima, per la versione in bianco, che siano esattamente uguali di quantità. Non possiamo mettere di più di uno e meno dell'altro. Quindi mi raccomando, fondamentale rispettare le dosi al grammo. Contenitorino che sto usando apposta per il nero e mettiamolo dentro. 1, 2. Mi raccomando, svuotiamolo bene al 100%, non si spreca nulla e soprattutto la dose deve essere fatta bene per evitare sprechi e che la dose non venga. Veloci, anche qui avete 2 minuti, però non usiamoli tutti 2 minuti, facciamo prima. Giro, 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 giro.
Wow. E anche qua semplicemente vado a colare dentro lo stampo. Questi stampi sono un pelino meno profondi, quindi probabilmente utilizzerò un po' meno resina. Una. E vado a vedere se si è spalmato un po', se serve il mio aiuto. Anche qui. Prendiamo il pungiglione che non punge, andiamo a portare la resina dove deve andare, quindi nella bordura, perché più siamo precisi più le decorazioni ovviamente vengono bene. Vado anche qua, che mancano delle finiture. Ok, e vado ovviamente qua dove c'è l'inserto dove si monta poi il filo della nostra decorazione. Ecco qua. Inizia a prendere forma, inizia a indurirsi. Ovviamente per la nera è leggermente diverso perché non vedete che da trasparente diventa bianco, qua è nero. E quindi io inizio a notare che sta già tirando perché guardate, fa il filo. Quando la resina inizia a fare il filo vuol dire che sta inspessendo. Perfetta. Questa sta già diventando dura, rigida. Lei probabilmente lo è già. E lui anche lo sta diventando molto velocemente. Ora, vediamo se le prime formine sono già a posto, ma nel frattempo lavo tutti gli strumenti. Partiamo dalla decorazione piccolina. Vi faccio venire l'acquolina in bocca. E voilà, perfetta! Bella, lucida. Poi vedremo cosa farci dietro. E la mettiamo qua insieme alle gemelle. Poi prendiamo lo stampo nuovo. Vi consiglio sempre di testare da un lato se va bene, se è pronto. Vedete qua si solleva. Fatti piano piano. Sicuramente se io non avessi fretta aspetterei ancora qualche istante in modo da essere sicura al 100% di non tirare e non rompere nulla. Però ho fretta perché voglio fare tutto bene per voi. E guardate che bella. Stupenda. Ora prendiamo il cutter e andiamo leggermente a ripulire, rifinire il buchino in modo che sia perfetto, ma è bellissima, sembra una decorazione antica. Un consiglio, fin quando sono tiepide, mettetele sempre sul piano e lasciatele belle dritte perché potrebbero ancora leggermente incurvarsi. Infatti, quando sono tiepide, spesso e volentieri le mettiamo addirittura sulle candele, facciamo prendere la forma in modo da creare una bella decorazione anche per decorare altre cose. Quando sono tiepide possono essere leggermente stondate. Andiamo a vedere lei? Perfetta. Bellissima, elegantissima. Ovviamente anche lei, guardate, può ancora essere curvata. Se avessi voluto curvarla però sicuramente l'avrei tolta qualche istante fa, non avrei aspettato fino all'ultimo. Ora loro due le voglio così, piatte, pronte per essere decorate. Poi vediamo magari se farne una anche curva. Occhio che la nera ci mette un pelino di più a catalizzare. E il trucco, quando voi mettete la mano sotto la piastrellina e sentite caldo, vuol dire che la catalisi è ancora in atto, quindi non è ancora ora di scodellarla. Infatti se voi guardate e provate, vedete che è molto elastica, tende a tendersi, a seguire la mano, quindi non è ancora ora, bisogna aspettare. Sono belli freddi, quindi non c'è più la catalisi in atto e li scodelliamo. Wow! Ovviamente nel momento in cui diventa freddo rimane opaco e quindi è ancora più bello. Se invece lo volete lucido vi basterà mettere il protettivo lucido e così diventano super luxury e super lucidi. Qua le decorazioni dorate, argentate, color rame veramente faranno la differenza e tra poco iniziamo. Voilà! Bellissima la corona, molto fine. Ora vediamo se è venuto anche il soldatino, che anche lui è bellissimo perché è molto molto lavorato, molto elegante e molto lavorato. Voilà! E anche il soldatino è venuto benissimo. Ora continuiamo con un altro tipo di decorazione, ancora più particolare. Sono tutte pronte, perlomeno quelle che voglio farvi vedere oggi. Abbiamo deciso di cambiare le basi
per far sì che siano tante differenti e dare modo a tutte voi che avete stili differenti, gusti differenti, di trovare la vostra. C'è un fil rouge, la luminosità, la brillantezza, perché si sa, sotto Natale sta bene il glitter, sta bene l'iridescente, sta bene qualcosa che brilli, tipo una foglia oro. Quindi una cosa che mi interessa farvi vedere è che qua, su queste due, ho già steso una mano di oro, ho steso una mano del nostro J'adore. È il nostro oro cremoso, moderno, in gel, fantastico. E ne ho stesa semplicemente una mano su queste due, più la piccolina, per farvi vedere come sono già belle solo ed esclusivamente con un colore. Quindi la nostra formella sfornata con una mano di J'adore. E lo vedete qui. Qua invece ho voluto stendere l'Antique Pearl, che è il nostro gel perlato. Mi raccomando, è un gel cremoso, steso su una mano, con una mano diventa iridescente qualsiasi cosa. Quindi se me lo stendete sul blu, diventa blu iridescente. Se me lo stendete sull'azzurro, via dicendo, con il rosa, con il giallo. Qua l'ho steso naturale sopra una base bianca e quindi sarà bianco perlato. E guardate che differenza tra la formella che non ha ancora avuto nessun trattamento e quella che invece ha avuto l'Antique Pearl. Questa è solo la base che prepariamo per poi dipingere con i vari colori. Mi metto qui, comoda, Antique Pearl già ben girato, miscelato, perché bisogna miscelare bene i pigmenti, inizio a dipingere il mio decoro. Ovviamente stenderò due mani perché essendo bianco sulla base un pelino liscino, non ho avuto appunto modo di vedere tanto incastrarsi l'Antique Pearl nella superficie. Quindi metto due mani di Antique Pearl e via, ma guardate come faccio in fretta. L'ho steso, velocemente asciugo col phon. E ora la seconda mano. In questo modo prenderà una tonalità avorio molto carina, molto elegante, discreta e io non avrò bisogno di passare una mano di bianco sotto. Quindi mi affido al tono della base. E voilà. Tutte quelle bianche le faccio così perché mi piace molto, ma vi faccio vedere anche una di quelle nere che prima l'ho fatta e guardate la differenza. Questa è con due mani di Antique Pearl e questa no. Non dovete per forza accettare tutto quello che faccio vedere, ma io vi faccio vedere tutte le tecniche così ognuno poi fa quello che vuole. Asciugo e dipingo le altre due. Quanto sono belle? Bellissime. Partirò con quelle tinte con l'Antique Pearl. Guardate però l'escalation delle palline fatte adesso, sono troppo carine. Siamo partiti dal J'adore per arrivare all'Antique Pearl, Arabesque, Rococo, Silver Charm, Vintage Rose, Sunset Blue e le nere. Ora, con il piccolo bisturi che trovate nel kit potete anche andare a rifinire se non siete stati troppo precisi e qui dove c'è il buchino non lo sono stata. Quindi se Franco è così bravo da venire vicino, ve lo faccio vedere. Guardate, piano piano, è talmente, diciamo, preciso questo bisturi che vi porterà, diciamo, ad essere precisi nelle finiture dei bordini. In questo modo qua. Le nostre decorazioni sono tutte pronte, tutte colorate davanti e ovviamente anche dietro, perché devono essere belline davanti e dietro. Qua vi faccio vedere il prototipino che abbiamo fatto creando una palla doppia. Ovviamente cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso due formelline e le abbiamo unite. In realtà sono state unite quando nello stampo quella che era sotto era ancora morbida. Abbiamo messo sopra l'altra, abbiamo premuto leggermente, dopodiché l'abbiamo lasciata lì che catalizzasse, poi una volta tolta l'abbiamo rifinita ed è venuto fuori questo tipo di decorazione. Quindi se vi dovessero piacere da entrambi i lati lo potete fare. Unica cosa negativa, diventano un po' più pesanti, come le palle molto lavorate che sono un po' più pesanti. Su alcune ho fatto dei test, per esempio su questa che era nera, esattamente così, ho voluto passare prima l'Antique Pearl, il mio gel perlato, e poi fare diverse screzzature con J'adore. E mi piace, lei è praticamente già finita. Su di questa qui ho voluto mettere alcuni glitter dorati e mi piace così, non ci faccio più nulla perché sono talmente lavorate, talmente belline che a me piacciono così. Ovviamente la differenza la farà poi anche il nastro.
Su queste invece, che sono più lisce, voglio andare a decorarle in modi differenti. Per esempio, su questa qua andrò ad applicare questo piccolo fregettino, sempre fatto in resina, e lo andrò ad attaccare. Lo colorerò di True Love. Pennellino, e mi diverto e rilasso nel tingerlo bene. Mi raccomando, date bene i buchini, cercate di fare un lavoro fatto bene bene bene, perché le decorazioni natalizie sono belle quando sono precise e perfette. Lo rifinisco e poi magari ci faccio anche un dry brush con J'adore, così almeno diventa ancora più tridimensionale il mio fiocchettino. Delicatissimo dry brush con un pennellino piatto con J'adore. Sporco appena la superficie, lo decoro in modo molto veloce e così avrò regalato a questo bel fiocchettino tridimensionalità. Quando sono così curati i dettagli si vede anche sulle piccole cose. Uno e faccio anche l'altro. Vedete, io accarezzo proprio in modo molto casuale e ovviamente decoro tutto. Così. Ora lo asciugo e vi faccio vedere come lo attacco alla pallina. Uno qua e uno qua. Giro, metto un po' di attack con la veloce. Non esagerate perché sapete che poi esce e questa non si può togliere come facciamo solitamente con pennellino e acqua, mi raccomando. Io vado a mettere 2 puntini anche sui laterali perché almeno stanno belli attaccati. Lo attacco qua e poi cosa faccio? Prendo 2 mollettine, se non avete queste mollettine professionali non cambia niente, prendete le mollettine per i vestiti e le mettete una da una parte e una dall'altra, così. In questo modo facciamo attaccare bene il nastrino dappertutto, controlliamo bene anche l'altro lato, schiacciate un attimo, tanto saprete che l'attack ha una presa molto veloce. In questo modo tra pochi istanti, io sto così un pochino, tra pochi istanti sarà perfetto. Sulla sfera che ho qui ho già messo un fiocchettino blu, vado a metterci anche un fiocco di neve. L'ho già colorato di Nuit d'Amour, ora prendo poco J'adore con un pennellino piccolino piatto, scarico, e vado a fare un leggerissimo dry brush, così. Guardate, come per magia vengono messi in rilievo tutti i decori del nostro piccolo fiocco di neve. Mi sembra veramente un'opera d'arte. L'importante è avere un pennellino a punta piatta che ti consenta appunto di fare questo lavoro. Ecco qua. Visto quanto è semplice? Ora lo asciugo e poi lo metto sulla pallina. Colla. Bello centrato. E lo fermo da tutti i lati in modo che si curvi un pochino. E voilà, aspettiamo che asciughi. Le nere voglio iniziare a farle con la cera, regina o principessa. Sapete che si può usare anche il pennellino, ma mi piace di più stenderla a dito. Parto da lei, cera regina, carico un po' il dito con i pigmenti della cera e li accarezzo, così. Come vedete è bellissimo il risultato, pochissimo tempo impiegato e soprattutto mette in evidenza tutti i fregettini della nostra decorazione natalizia. È veramente uno spettacolo. Magari però sulla parte principale e la parte sottostante vado col pennellino e faccio con l'oro vernice. Faccio così anche l'altra. È bellissima, ha dei decori molto più piccoli e bassi, ma sono sicura che con la cera verrà bene. Non vado qua dove è liscia, ma mi soffermo più che altro dove ci sono molti decorini, proprio per cercare di mettere il più possibile in evidenza.
Vado sul fiocco. E ora enfatizzo ancora di più con l'altra cerina, dorata, più chiara, si chiama Principessa. Lei è più chiara e mette in rilievo alcuni punti a cui voglio dare più luce, tipo qua, 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 anche il fiocco. Questo per farvi vedere che dal tipo di oro che scegliamo cambia completamente l'effetto. Ci può essere un oro più discreto o un oro più forte, più presente. Scegliete quello che più vi piace e abbinatelo. Anche qua, guardate, se lo volete ripassare per farla diventare più evidente, ci mettiamo veramente un attimo. Guardate che differenza comunque di luminosità tra una e l'altra. Vi faccio vedere come diventa se lo passo qua, leggermente più accesa. Ora prendo lo J'adore e faccio le finiture. Questa parte la faccio bella piena con lo J'adore, in questo modo. Cerco di essere bella precisa. E faccio anche la parte sopra, che mi piace moltissimo. Un po' più precisa, definita. Molto bella questa decorazione nera, molto elegante. Sicuramente starebbe bene su un albero a tema. E voilà. Facciamo asciugare bene. Coloro anche il fiocco di questa bellissima decorazione con Magic. Ora ho preso il True Love, che è un rosso bellissimo. In questo caso diventerebbe ancora più bello se avessimo la pazienza di passarlo 2 volte, perché con 2 mani diventa veramente veramente coprente e molto profondo. Ci coloro il fiocco in questo modo e poi ci farò sicuramente anche le ghiande. Per la decorazione della campana su cui sotto ho steso l'Antique Pearl, molto bella, molto delicata, decoro tutti i rilievi utilizzando Nuit d'Amour e un po' di J'adore, così. Pennelli veramente piccoli, qua ho il più piccolo che è lo 0 dei set di pennellini a punta e ho l'1 dei pennellini che veniamo sfusi, quindi vedete voi. Nuit d'Amour e inizio a lavorare tutti i fregettini che sono in rilievo. È un lavoro certosino, è un lavoro da fare con una buona luce, quindi mi raccomando non fatelo la sera al buio. Infatti Franco è stato così buono e gentile da aggiungermi anche una bella luce qua. Quindi mi raccomando, un po' di pazienza, vi mettete qua e decorate ogni singolo fregino con un colore che scegliete. A me piace, molto rilassante come effetto. Chiaramente bisogna capire che ci vorrà del tempo a reinterpretare questa tecnica rispetto a quelle che abbiamo visto fino adesso. Diversi tipi di decorazione che scegliete voi, sicuramente questo tra tutti è una di quelle più lunghe. Passo al dorato per la collanina di perle che c'è intorno e per il leggero dry brush. Coloro la corona con il Lucky Forest e l'oro. Non sarà facile, ma ho tempo. Una delle ultime decorazioni, prima di farvele vedere tutte, è nera, dry brush con Nuit d'Amour.
cera regina, carico bene, scarico un po' qua e parto. Il mix di nero e blu vi crea una texture differente, molto particolare, che va proprio a riprendere una trama di velluto, guardate, e mettete in evidenza veramente tutti i dettagli di questa piccola coroncina. Importante in questo passaggio scaricare un po' l'eccesso sulla superficie, così. In questo modo non andate mai a eccedere nel momento in cui andate a tingere, ma siete sempre molto delicati e vellutati. Visto? Io non ho macchiato perché ho scaricato il dito. Lei è la gemella di lei, fatte nello stesso modo. E ora le guardiamo tutte insieme. Super mega descrizione di tutte le decorazioni. Partiamo dalle più facili. 2 piccole decorazioni con una fantasia tartan. Una piccola lanternina rosa, vintage rosa, un po' di argento e un piccolo transfer qua. Lui semplice, un piccolo macaron sembra, con un transfer tono su tono. Una piccola lanternina bianca, nera, semplicemente con il transfer foglia oro. Andiamo qui. Fregio, ovvero la nostra sagoma, con un altro fregettino. Abbiamo incollato i fiocchettini, abbiamo semplicemente messo un secondo colore e un dry brush. Guardate come sono carini. Qui, sempre stessa cosa, 2 fregettini attaccati e sotto antique pearl e un po' di glitter. Glitter bianco, glitter argento e glitter oro. Qui ancora più facile. Base nera è lo stesso nero antique pearl per farlo diventare leggermente argentato e col pennellino oro sui fregi. Qui ho giocato con un dry brush e un blu fatto sfumare con l'oro e ho creato un turchese. Qui semplice, cera oro regina e principessa adito sui fregi. E qui, come avete visto, ho passato sulla base nera il blu Nuit d'Amour per fare effetto velluto e poi adito la cera regina per impreziosire. E qua siamo impazziti coi pennellini. Ogni singola decorazione è stata fatta a mano. Ovviamente qua abbiamo giocato con il Lucky Forest, il Nuit d'Amour, il True Love e un po' di J'adore. Come vedete ogni base è differente. Qua c'è il bianco con l'antique pearl sotto, qua c'è il Silver Charm, qua c'è lo J'adore e questi invece sono con la base Clear Sand. Sono tutti differenti ma accomunati dallo stesso stile. Quindi divertitevi e non pensate che serva un solo stile. Noi abbiamo la sagoma, sì, che è la base, quella che collega tutti, ma sono state fatte tutte quante con stili differenti e tecniche differenti, perché se no ci si annoia dopo un po'. Adesso le appeniamo tutte con degli spaghi apposta che andiamo a comprare e ve le facciamo vedere sull'albero. Anche questo restyling è finito e ho appeso le mie decorazioni sul mio albero nel negozio. Ci sono tutte le decorazioni mixate, quelle che ho fatto io a mano in questo tutorial, qui e quelle che vendo nel mio negozio, perché vendo anche delle decorazioni che sono state fatte in modo industriale. Ma questo fine video l'ho voluto perché volevo farvi vedere come qualcosa di fatto a mano e con questi toni sta benissimo anche con qualcosa che in realtà potete già avere sul vostro albero. Non è che per forza dovete scegliere un tono, una tonalità, un colore, uno stile e andare avanti, perché i colori Magic Paint sono studiati apposta per essere perfetti in abbinamento tra di loro e con altri colori, perché sono toni desaturati e stanno molto bene tra di loro. Spero che vi sia piaciuto questo restyling e se mi volete dire nei commenti qual è la vostra decorazione preferita, mi piace, lo accetto volentieri. La mia è questa qui, sono sicura. Mi raccomando, ricordate che i prodotti che ho utilizzato in questo tutorial si trovano sul sito magicpaint.it o dal rivenditore autorizzato che trovate sulla cartina dei rivenditori sempre sul sito magicpaint.it, suddiviso per regione, ovviamente no su Amazon. Ciao!